Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Oggi vi farò vedere un punto molto colorato e molto versatile, soprattutto va bene per qualsiasi cosa. Io qui ho creato una piccola pochette a mano, guardatela, ma potete creare tappeti, copertine, maglie, canotte, insomma tutto quello che voi desiderate. Vi farò vedere adesso un piccolo campione, come si fa a lavorarlo in multiplo e come si fa ad aggiungere i colori. Dopodiché in un futuro, se vi piace questo progettino, scrivetemelo sotto nei commenti e lo andremo a fare insieme. Per questo punto avete necessità di tanti colori, ma in realtà vi bastano anche 2 o 3, però più è colorato, diciamo che più esce fuori la bellezza di questo punto. Soprattutto avete necessità di filati, io nel mio caso ho raccolto quello che abbiamo in casa, che abbiano lo stesso spessore, ma non è detto che devono avere la stessa uniformità, nel senso magari avete un misto cotone, magari avete tutto cotone, magari avete della lana o un acrilico, dopo decidete voi. Intanto dovete avere lo stesso spessore. Iniziate col colore che desiderate, dovete andare a creare una catenella lunga multiplo di 6 più 5. Questo è il multiplo giusto per andare a creare questo punto in lineare, quindi andiamo a fare sempre, sono 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 1, 2, 3, 4 e 5. Per quanto mi riguarda, per farvi vedere come si fa a lavorare questo punto è più che sufficiente. Adesso ne aggiungiamo un'altra per iniziare il lavoro. Io andrò a fare adesso un giro di maglia bassa per sviluppare molto meglio il punto. Questo è opzionale, dipende sempre da quello che andate a creare, perché se andate a creare una copertina vi serve. Se andate a fare una pochettina come la mia vi serve, ma se andate a fare una borsa avete già magari il fondo prefissato e ce l'avete già impostato. Intanto vi faccio vedere come si lavora, dopodiché le creazioni sta a voi decidere come, insomma, quello che dovete fare. A questo punto giriamo il lavoro, entriamo con un punto basso, 1 e 2 catenelle, caricate e ne lavorate altre 3. Dopodiché andremo a fare 1, 2, 3 catenelle, caricate, contate 1, 2, 3, nel quarto punto di base andiamo a fare un punto alto e altri 2. Quindi 3 maglie alte, poi 1, 2 e 3 catenelle, caricate, contate 1, 2, 3, nel quarto punto andiamo a fare 3 maglie alte. In realtà il mio campione è molto piccolo, però se dovete fare tipo una copertina sicuramente le maglie alte, le 3 maglie alte saranno tante. Finiamo anche con l'ultima maglia alta, perché avremo una costante. All'inizio e alla fine della riga avremo un punto alto che ci aiuta ad alzarci. Allora, questo è un lavoro in lineare, quindi il multiplo è diverso e di conseguenza vi consiglio di tagliare il filo, perché lavoreremo sempre sul davanti. Se al contrario dovete fare una pochettina, quindi si va a lavorare in tondo o una borsa, il filo ve lo potete portare avanti nel lavoro, soprattutto se i colori sono pochi. Se sono tanti forse è ancora meglio tagliare. Cambiamo colore, passiamo al prossimo colore. Entrate qui nella prima maglia alta fatta, perché andremo a lavorare sempre sul davanti. Andiamo a fare un punto catenella, fermiamo il filo, più 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo quindi queste 3 che sono la maglia alta e queste 3 che andranno
a sostituire queste maglie alte. Prendete il filo sull'uncinetto, cercate di tenere i cappietti, entrate qui sulla riga di maglia bassa, nel primo punto disponibile, quindi il primo non lavorato, tirate su come per fare un punto canestro, semplicemente insomma la base della maglia alta deve essere molto allungata e fate la maglia alta, caricate, entrate nel secondo non lavorato, tirate su e fate la maglia alta, caricate, andate nel terzo punto non lavorato, tirate su e lavorate. Adesso facciamo 3 catenelle e saltiamo il gruppo di 3 maglie alte, andiamo qua nel primo punto non lavorato, fate maglia alta, più questa base della maglia alta è allungata ed è mole, più il lavoro è leggero. Se invece volete un lavoro molto compatto, questa porzione dovete farla leggermente più stretta. Concludiamo la riga con 3 catenelle, carichiamo e lavoriamo l'ultimo punto alto, che è qui sull'ultima maglia alta. Ho tagliato il cappetto troppo corto, non riesco a lavorarci, eccolo qua, e tagliamo il filo. Adesso passiamo al prossimo colore. Andremo sempre a iniziare la riga da questa parte verso l'altra, quindi sempre dalla destra verso sinistra. Quindi 1 2 3, entriamo nella terza catenella, prendiamo il nostro cappietto formato e andiamo a fare un punto catenella e altri 2 catenelle. Anche qui lavorate i cappietti se li volete o altrimenti li nascondete dopo. Adesso carichiamo subito e andiamo a lavorare su questo gruppo di maglie alte, quindi qui dove ci sono le catenelle non lavoriamo qui ma semplicemente andiamo di sotto, quindi sulla prima riga lavorata, che è questa grigia, andiamo a fare come prima, entriamo in ogni punto, prendiamo la base di della maglia alta leggermente allungata come se fosse un punto canestro e facciamo i punti alti, poi 1 2 3 catenelle, caricate, saltate questo gruppo di punti alti, andate nel prossimo, vedete? Quindi questo è un gruppo in maglia alta, questo è un altro, nel mezzo c'è il fucsia e andiamo a fare le 3 maglie alte con lo stesso metodo, leggermente allungate sulla base, poi 3 catenelle, caricate, andiamo a fare anche l'ultimo, saltando lui entriamo qua nella maglia alta, a questo punto non ci resta altro che lavorare anche l'ultima, quindi caricate, entrate sulla maglia alta fucsia, facciamo la maglia alta. Se i margini vedete che comunque sono leggermente più larghi rispetto qui in mezzo, l'unica cosa è che se non ci fossero loro il lavoro sarebbe molto più stretto, quindi non vi preoccupate. Però se proprio vedete che la proporzione è esagerata potete anche fare un punto catenella e una sola catenella, ok? Questo è un lavoro, comunque vi rendete conto dopo se tira o meno. Adesso andiamo a bloccare il tutto e tagliamo il filo. Ho cambiato colore, entro sempre qua sulla terza catenella, prendo l'asola già preparata,
quindi vado a fare un punto catenella e 1 2 3 4 e 5. Si inizierà sempre una riga con 3 catenelle, una riga con 6. Caricate, saltate questo gruppo di maglie alte, andate nel prossimo e andiamo a lavorare questa volta sulla riga fucsia. Facciamo le 3 maglie alte, poi 1 2 3 catenelle caricate, saltate questo gruppo, andiamo a fare il prossimo. Una 2 e 3 catenelle caricate, saltate questo gruppo e andiamo a fare la maglia alta sopra la maglia alta. Ed eccolo qua, io mi fermo perché avete capito già il metodo, è molto carino e molto versatile. Questa è la pochettina che io ho creato, il progetto non c'è sul mio canale, però se vi piace lo possiamo ricreare insieme, delle rimanenze io ce li ho. E vi volevo far notare la differenza tra un lavoro lineare, che è questo, quindi ho la maglia alta da una parte e dall'altra, e poi praticamente questo è l'altro lavoro dove non c'è una riga di conclusione, perché noi non abbiamo il multiplo di 6 più 5, ma qui abbiamo il multiplo di 6 più 3. Ecco il perché. Vi volevo far notare che qui ho utilizzato tutti i colori che avevo in casa, qua un po' di meno, quindi decidete voi alla fine cosa vi piace utilizzare o meno. Ne potete utilizzare solo 2 o solo 3. È un punto molto, come ho detto già più di una volta, versatile, ma in realtà mi piace anche la moltitudine di colori e soprattutto sembra quasi fatto ad incastro. Io come sempre spero che vi piaccia, spero che vi sia utile e ci vediamo al prossimo video progetto.